Salve a tutti. Sul banco abbiamo un alimentatore switching 24 volt DC 5 A. Questo alimentatore viene utilizzato negli armadi della Siemens per i sistemi Step 7 PLC e sono affidabilissimi per un funzionamento H24, durano anni e anni. Questo alimentatore va in protezione. Vediamo in grandi linee come funziona un alimentatore switching. In questo schema ho rappresentato vari stadi dell'alimentatore in blocchi con descritta la loro funzionalità senza rappresentare proprio i circuiti nel particolare. All'ingresso abbiamo naturalmente la tensione di rete, segue un blocco formato da fusibile, termistore, filtro EMI, varistore. Il fusibile naturalmente protegge le piste di rame da eventuali cortocircuiti, il varistore da extratensioni, il termistore limita la corrente iniziale all'accensione dovuta alla carica del condensatore elettrolitico e il filtro EMI impedisce che praticamente disturbi generali dall'alta frequenza dell'alimentatore vengano reindirizzati alla rete e viceversa. A seguire troviamo il ponte raddrizzatore, il ponte di diodi, il ponte di Gretz, che può essere sia formato da 4 diodi che formato da un unico blocco. In alcuni alimentatori, quelli più economici, addirittura abbiamo un diodo solo. Successivamente abbiamo il condensatore di filtro, lo potete riconoscere perché è quello che ha praticamente il condensatore le dimensioni più generose. In genere la sua tensione di lavoro è 400-450 volt e la sua capacità si aggira intorno al centinaio di microfarad. Successivamente troviamo il trasformatore, che è di piccole dimensioni perché lavora a frequenze da decine a centinaia di kHz. Il trasformatore fa anche una separazione galvanica tra primario e secondario. Come potete vedere, questa è la parte 8, ovvero sotto tensione di rete, questa è la parte cool all'uscita del trasformatore. Il primario del trasformatore è collegato a un finale, in genere un MOSFET, che viene pilotato dall'integrato PWM. In alcuni modelli l'integrato e il finale possono formare un unico blocco. Il finale effettua praticamente la tensione prelevata alla frequenza generata dal PWM, Aumenta o diminuisce il valore medio dell'onda generata a seconda della richiesta di corrente dal secondario. Ma come fa l'alimentatore a sapere quando aumentare il valore medio? In base alla richiesta lo fa tramite tale regolazione avviene tramite praticamente questo fotoaccoppiatore che spedisce un feedback dall'esterno, dall'uscita del trasformatore a un piedino del PWM. Questo avviene proprio tramite un avvolgimento del secondario a cui c'è una tensione di riferimento. Si utilizza un fotoaccoppiatore proprio per mantenere separata e non avere contatti avere una separazione galvanica tra la parte cool e la parte hot. Un'altra nota la possiamo dire su questa resistenza di startup. Inizialmente il PWM è alimentato tramite questa resistenza di startup. Una volta che poi è partito il circuito, lo stesso circuito si autosostenta attraverso un secondario dedicato e la resistenza praticamente viene bypassata e il circuito si autosostiene. Sul secondario del trasformatore abbiamo uno o più avvolgimenti che fanno capo poi a dei diodi veloci, diodi Schottky, e dei condensatori di filtro che provvederanno proprio a raddrizzare la tensione di uscita. Il circuito nella parte 8 è collegato direttamente alla tensione di rete, il lato massa calda, quindi è buona norma utilizzare un trasformatore di isolamento quando si tenta di riparare le simili apparecchiature. Vediamo qualche dettaglio su come procedere per provare a riparare questo tipo di alimentatori.
Quando lo alimentate conviene andare a leggere direttamente la tensione ai capi del condensatore elettrolitico di filtro. Se troviamo circa 320 volt significa che tutta questa parte, tutto questo stadio funziona regolarmente. Quindi quando troviamo questa tensione già abbiamo passato tutto questo stadio. Se invece non c'è alimentazione, è saltato il fusibile, è diverso. Se invece non troviamo i famosi 320 volt, molto probabilmente è saltato il fusibile. E il fusibile non salta. Quando salta, un motivo c'è. Potrebbe esserci praticamente un corto in uscita dal fusibile in poi. Alcune volte se salta il finale basta sostituirlo, altre volte il danno può includere il PVM ed altri componenti limitrofi. Raramente si può guastare il trasformatore, però non è da escludere. Sul secondario invece potremo trovare una tensione pulsante dovuta al fatto che l'alimentatore va in protezione. In genere può essere un diodo shorty in cortocircuito o un condensatore elettrolitico che ha perso la sua capacità e ha un SR alto. Questo naturalmente sempre escludendo un cattivo pilotaggio, un sovraccarico in uscita direttamente. Utilizzerò questo trasformatore di isolamento in modo da separare l'alimentatore dalla tensione di rete. Ho applicato un carico fittizio sull'uscita a 24 volt dell'alimentatore. Ora darò tensione e, come si può notare, l'alimentatore va in protezione. Guardate l'oscillazione della tensione. Smonterò l'alimentatore per vedere se c'è qualche capacità o qualche diodo sul secondario inefficiente. Ecco l'alimentatore liberato dal suo involucro. La prima cosa che si fa è un controllo visivo dell'alimentatore stesso. Per esperienza occorre prima controllare gli elettrolitici e poi eventuali diodi in uscita sul secondario. Inizierò con controllare gli elettrolitici. Con l'SR meter inizierò con il controllo degli elettrolitici sul secondario. Questo sembra essere regolarmente funzionante, questo sembra essere a posto. Lascio da parte gli elettrolitici di filtro perché non serve e vado a controllare questi altri due condensatori che vediamo qui sul secondario. Ecco, questo è praticamente guasto, ha un RS altissimo, quest'altro è al limite, quindi direi di rimuovere la letta di raffreddamento e sostituire i condensatori. Però per fare un test posso alimentare tutto il circuito e scaldare i condensatori per avere, diciamo, la classica prova del 9. Bene, ho collegato tutto quanto, tutto il circuito, e adesso procederò col scaldare i condensatori che sono risultati essere in dispersione. Come possiamo vedere abbiamo il riscontro. Scaldando il condensatore ha riacquistato parzialmente la sua capacità e l'alimentatore è tornato a funzionare. Ora possiamo fare la controprova freddando il condensatore. E come vedete è tornato il guasto, quindi non ci rimane che sostituire il condensatore.
Rimuovo la letta di raffreddamento per avere un accesso più comodo sul condensatore. Si tratta di un condensatore da 100 microfarad 35 volt, lo posso sostituire benissimo con questo da 100 microfarad 50 volt. Ricordiamo che la tensione deve essere o uguale o superiore, ma inferiore. Messo il nuovo condensatore in posizione, rispettando la polarità, non ci rimane che effettuare la saldatura. Prima di rimontare il tutto ed eseguire un test è bene fare una pulizia con alcol isopropilico e vedere se c'è qualche saldatura da revisionare. Bene, una volta fatto asciugare l'alcol isopropilico e rimontata la letta di raffreddamento sul finale, alimentiamo il nostro circuito e vediamo se l'alimentatore è tornato a funzionare. Perfetto, come possiamo notare l'alimentatore non va più in protezione e l'uscita è stabile. Ho rimontato l'alimentatore nel suo involucro, ho applicato un carico rappresentato da due lampade da 12 volt in serie, perché questo come alimentatore eroga 24 volt, e diamo alimentazione. Come vediamo l'alimentatore funziona perfettamente e la tensione è precisa. Un saluto a tutti da Mr. Bolt.